Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi, in occasione del quinto compleanno del mio canale YouTube Rita Chef Channel, ho deciso di raccontarmi un pochino. Tutti mi conoscete come Rita Chef, in realtà io sono Rita Angeletti, sono nata a Roma il 24 settembre 1967. Mia mamma faceva l'insegnante e mio papà era un imprenditore con la passione per la cucina. Sin da bambina io ho manifestato proprio un'attrazione molto forte che poi si è sviluppata e è diventata passione, proprio verso il mondo della cucina. Ero una bambina tranquilla, ero bravissima a scuola, però come potevo sgattaiolavo in cucina proprio per osservare, per vedere, per impicciarmi. E quando mia mamma decideva di portarmi a casa della mia nonna paterna, nonna Emma, io ero felicissima perché nonna era una cuoca straordinaria. Io ricordo ancora i profumi della sua cucina, una cucina diciamo anche povera se vogliamo, no? Ma fatta con amore, e quei profumi sono indelebili nella mia mente e da piccola sognavo di diventare da grande una cuoca come lei. Diciamo che ho percorso tutto il periodo di studi, ho frequentato il liceo linguistico, poi ho frequentato la facoltà di lingue e letterature straniere all'università perché mia mamma insegnante mi sognava insegnante come lei. Alla fine del mio percorso di studi però io ho dovuto parlare chiaramente con mia mamma e dirgli: ok, adesso diciamo che in parte io ti ho accontentato, ma devo seguire il mio cuore. E il mio cuore è la cucina. Ricordo ancora lo sguardo perso, triste, affranto, quasi quasi disperato di mia mamma perché tutto il suo sogno in pochi secondi era crollato. E io ho provato un grande dispiacere in quel momento. Quindi se da una parte camminare verso la realizzazione del mio grande sogno mi rendeva strafelice, dall'altra invece ero triste perché sapevo di dare un dolore a mia madre. Decisi comunque in quel momento che io avrei percorso la mia strada e quindi quello che mi sembrò più logico era mettermi in cerca di un locale, di un ristorante da acquistare per poter iniziare il mio percorso. Logicamente alla fine del mio percorso universitario, come tutti, come la maggior parte dei giovani, ero abbastanza squattrinata, quindi chiesi aiuto a mio papà facendogli la promessa che se mi avesse aiutato a realizzare il mio sogno, io, anche facendo sacrifici estremi, in pochissimo tempo l'avrei ripagato completamente. Mio papà decise di aiutarmi, acquistai un localino, un ristorante all'antico borgo, in un borgo medievale meraviglioso, nel cuore della Sabina, abitato soltanto da 47 persone. Lì iniziò la mia avventura. Cominciai a lavorare e lavorai duro per 3 anni per ripagare a mio padre fino all'ultimo centesimo che mi aveva anticipato. Questo l'ho raccontato anche ai miei figli, glielo ricordo sempre perché è una cosa di cui vado estremamente fiera. Iniziando il mio percorso in cucina, però, ben presto mi resi conto che avere passione per qualcosa è una cosa e avere le competenze e la capacità di portare avanti un progetto di ristorazione è un'altra cosa. Possiamo cucinare in cucina di casa e realizzare dei pranzi strepitosi per i nostri ospiti, per i nostri familiari, per i nostri amici, ma quando questa passione diventa lavoro bisogna avere delle competenze in più. E io ben presto mi resi conto che avevo bisogno di acquisire queste competenze. Per cui iniziai a guardarmi intorno, nel mio giorno di riposo iniziai ad andare, diciamo, a pranzo o a cena in locali di chef molto importanti, cercavo comunque di incontrare questi chef per avere dei consigli e proprio una sera, mi ricordo in occasione del mio onomastico,
andai a cena da uno chef che ancora oggi è ai vertici della nostra cucina italiana. Cenai in questo locale meraviglioso e poi nel suo dehors, durante una meravigliosa sera primaverile, attesi di poterlo conoscere. Lui venne, una persona straordinaria di un'umiltà incredibile, e iniziò a parlare con me. Io gli raccontai tutto di me e lui in pochi minuti capì che cosa c'era in realtà dentro il mio cuore, che cosa io sapevo fare e che cosa io avrei voluto fare. Mi diede pochi consigli, ma quei consigli mi permisero di girare pagina nella mia vita e dal giorno dopo iniziai a scrivere una pagina nuova. Innanzitutto mi fece vedere come uno chef così importante, uno chef che ha articoli su tutti i maggiori giornali di cucina, su tutte le riviste, un chef che ha i vertici della cucina, è di un'umiltà incredibile. Quindi quella fu la prima cosa che mi colpì, la sua umiltà. E poi, durante la nostra conversazione, mi parlò di una cosa, di un aspetto che io sottovalutavo fino a quel momento, della gratitudine. Lì iniziò il mio vero e proprio cambiamento. Il giorno dopo tornai nel mio locale con idee rivoluzionarie e soprattutto ero io cambiata, perché era come se dal buio qualcuno accende improvvisamente una luce e tu riesci a vedere tutto, o comunque molto. Io iniziai innanzitutto a frequentare corsi di formazione, iniziai a viaggiare, iniziai a conoscere altre realtà, all'inizio in Italia, ma poi anche all'estero, perché comunque tutto ciò che riguarda la cucina per me è fondamentale, dentro i nostri confini e oltre confine. E probabilmente proprio dall'incontro delle cucine di oltre confine ho imparato tantissimo, perché sono riuscita a creare dei mélange con quelle che sono le nostre tradizioni e quelle che sono tradizioni di altri popoli e di altri paesi. E veramente da quegli incontri sono usciti fuori, ho creato, mi permetto di dire, dei piatti straordinari e meravigliosi. E quando portavo quei piatti in tavola ai miei ospiti, è come se loro viaggiassero mangiando un semplice piatto. Quindi io credo vivamente che la cucina sia qualcosa di più di portare in tavola un piatto semplice da mangiare. La cucina è amore, la cucina è passione, la cucina è gratitudine, la cucina è espressione, la cucina è sentimento. Noi in un piatto possiamo mettere tutto ciò che abbiamo dentro di noi. È espressione di noi stessi. Sono andata avanti nel percorso del mio antico borgo per oltre 12 anni, non ho pensato alla mia vita privata, ma mi sono solo ed esclusivamente impegnata nel mio lavoro e quello era quello che mi faceva sentire bene. Però nella vita ogni tanto capita qualcosa di inaspettato e durante un piccolo soggiorno, perché il nostro giorno di chiusura del locale era il mercoledì, quindi io non mi potevo permettere di fare un weekend che tutti fanno, il sabato e la domenica. I giorni in cui il calendario segna rosso per me erano giorni di lavoro, per cui il mio giorno di riposo era il mercoledì. E molto spesso, soprattutto nel periodo quasi estivo, perché poi in estate non si chiudeva più neanche il mercoledì al locale, mi permettevo di partire il martedì sera e andare proprio a riposarmi, a distendermi completamente, poco distante
dal Lazio, venivo esattamente in Abruzzo dove vivo ora e andavo in un hotel di amici e stavo lì praticamente a contatto proprio di mare e sole per 24 ore. Quello per me era proprio una ricarica e poi tornavo il giovedì mattina al lavoro più forte di prima. Durante uno di questi miei, chiamiamoli brevi riposi, incontrai un mio amico che non vedevo da molto tempo e mi disse, sai Rita, domani era di martedì sera, mi ricordo benissimo come se fosse ieri, domani mi verrà a trovare un amico dalla Francia e visto che tu parli bene il francese e io ho degli impegni da fare, mi farebbe piacere se tu passassi un po' di tempo con lui, quantomeno magari gli racconti qualcosa dell'Italia perché non è mai venuto qui. Io non voglio essere scortese per nessun motivo, però è come se in parte mi dispiaceva questa cosa perché dissi tra me e me, io sono venuta qui per riposarmi, rilassarmi, mi godo il mio mare, mi ricarico proprio di energie, no? E tu mi chiedi una cosa del genere, però comunque era un amico talmente caro per me che non me la sentii di dirgli di no. Quindi il mercoledì, anziché scendere in spiaggia, mi preparai per andare, diciamo, ad incontrare questo amico di questo mio amico. E quell'incontro mi ha cambiato la vita, perché questa persona che veniva dalla Francia di cui vi sto parlando è mio marito. È stato un incontro unico. In poche ore ci siamo guardati, ci siamo osservati, ci siamo capiti e le nostre vite si sono stravolte completamente, ma magari di questo poi vi parlerò più in là. Logicamente questo incontro ha portato un certo cambiamento nella mia vita, perché è come se una campanellina ha suonato alle mie orecchie. In fondo io avevo oltre 35 anni e capii in quel momento, avendo proprio incontrato questa persona, fu proprio un colpo di fulmine, mi permetto di dirlo, cioè io l'ho proprio vissuto sulla mia pelle, capii che era ora di mettere su famiglia e così fu. Ben presto, dopo che il mio primo figlio arrivò, mi resi conto che non potevo portare avanti il mio lavoro e essere anche mamma. E siccome avevo dedicato gran parte della mia vita al mio lavoro fino a quel momento, io decisi di prendere proprio una pausa. Misi in vendita il mio locale, anche se con molto dispiacere. Mi ricordo che il locale fu venduto in 4,48 perché era un locale che aveva delle recensioni su tutte le guide gastronomiche, era un locale rinomato in Sabina. E feci la mamma. Dopo qualche anno dall'arrivo del mio primo figlio, arrivò anche il secondo. Io continuavo a fare la mamma, ma non mi sono mai fermata, cioè pur facendo la mamma a tempo pieno, stando a casa, crescendo i miei figli, avevo sempre la cucina nella mia testa, per cui non mi sono mai fermata a livello di formazione. In quel momento era difficile molto spesso per me spostarmi, però usufruivo proprio in quell'epoca di molti corsi online con chef di fama internazionale, pasticceri di fama internazionale, panificatori. Fu proprio in quel momento che iniziai ad appassionarmi all'arte bianca, all'arte della panificazione. A un certo momento, esattamente nel 2014, morì mia madre e questo sconvolse ancora una volta la mia esistenza, ma la sconvolse in maniera negativa. Io cercai di abituarmi all'idea, ma convivere con certi tipi di dolore non è facile. Si dice che poi il tempo cura tutte le ferite, ma non è così. Bisogna imparare a convivere con quella assenza che dobbiamo fare diventare presenza. Ci sono voluti anni per me per capire questo. Io ho vissuto questo dolore con una profondità incredibile, l'ho vissuto in solitudine, mi sono immersa in tanti tipi di letture e ho cercato dentro di me e intorno a me spiegazione a quello che era
capitato. In realtà non trovavo poi soluzione, non trovavo la spiegazione del perché era successo questo. Iniziò a stare dentro di me, iniziai io a sentire proprio una certa insoddisfazione, volevo capire che cosa stava succedendo ancora, che cosa avrei dovuto fare per tornare ad essere la persona che si sente realizzata in famiglia e fuori dalla famiglia. Però mi guardavo intorno e non trovavo aiuti. Se non che una notte feci un sogno e nulla viene per caso. Sognai me e i miei figli che correvamo su una spiaggia e quella spiaggia era esattamente la spiaggia dove io andavo a riposarmi quando avevo l'antico borgo, quindi era la spiaggia dove venivo in Abruzzo. Mi svegliai la mattina con questa idea di questo sogno e dicevo: ma perché ho sognato questo? Che cosa devo fare? Che faccio? La sera mio marito tornò a casa e ne parlai con lui, gli dissi: ho sognato così, così, così. Mi disse: beh, però è un bel sogno, forse hai bisogno di riposo, forse hai bisogno di staccare la spina, forse bisogna andare un pochino al mare. E io gli dissi: sì, forse. Se non che da quel giorno io iniziai a pensare di trasferirmi. Iniziai a pensare che dovevo lasciare il luogo in cui avevo vissuto per tanti anni. Io dovevo venire in Abruzzo perché l'Abruzzo aveva cambiato la mia vita. Perché in Abruzzo, sul litorale abruzzese, c'è questo mare che tanto ho amato nella mia vita e dovevo comprare un locale qui. Però ora Rita non era più sola, avevo un marito e 2 bambini, quindi non potevo decidere solo della mia vita, era una grande responsabilità dover decidere anche per loro. E non è detto che mio marito avrebbe accettato la mia richiesta, se non che pensavo, mi ponevo delle domande e mi davo delle risposte e a un certo punto dissi: la cosa migliore è parlarne con lui. E una sera tornò a casa e gli dissi: lasciamo tutto, trasferiamoci in Abruzzo, cerchiamo un piccolo locale e lo gestiamo io e te. E lui mi disse: ma stai scherzando, spero. Che cosa dovrei fare io dentro un locale? E io gli dissi: qualcosa farai, ti occuperai dell'accoglienza dei clienti, sei una persona straordinaria, oggi parli benissimo l'italiano, parli molte altre lingue, quindi possiamo accogliere tanti tipi di clienti e sicuramente ce la farai. A me serve il tuo aiuto, mi serve la tua forza. Io voglio te come spalla per realizzare il mio progetto. Non mi rispose, ma io lo conosco, lui è di poche parole. Lui non rispose, però sapevo che avrebbe riflettuto a lungo su questa richiesta. E dopo un paio di giorni, io non ne parlai più di questa cosa con lui, e dopo un paio di giorni, una sera a cena mi disse: mettiti in cerca di un localino perché proviamo a fare questo salto nel vuoto. Lui fu la prima persona che definì questo importante passaggio nella mia vita come salto nel vuoto. Fu la prima persona perché ce ne furono molti altri. Tutte le persone che mi volevano bene rimasero a bocca aperta, avevano paura per me, parlavano con me dicendomi: ma dove vai? Qui hai casa tua, tuo marito ha il tuo lavoro, stai crescendo bene i tuoi figli. Io mi occupavo già di consulenze, quindi comunque lavoravo, anche se non avevo un ristorante, ma io non ho mai lasciato il mio lavoro. Per cui mi dicevano: vai in una terra che non è la tua, in un paese che non è il tuo, i tuoi bambini debbono lasciare la scuola, ricominciare da capo. Ma io questo era quello che volevo, avevo bisogno di questo. Ero sicura, ero certa che questo sarebbe stato un cambiamento positivo per tutti noi.
Mi sono messa a cercare un locale e quando mio marito aveva il giorno di riposo dal lavoro o comunque si riteneva libero dal lavoro, venivamo in Abruzzo, io prendevo dei contatti telefonici durante la settimana e poi venivamo in Abruzzo e venivamo a vedere dei locali, ma i locali in vendita erano tutti molto grandi, quindi diciamo che è stato difficile all'inizio trovare quello che cercavamo. E mio marito a un certo punto mi diede un out, eravamo venuti 4 o 5 volte in Abruzzo, mi disse io non posso continuare, no, a impiegare il mio tempo così, quindi diciamo che andremo un'ultima volta e siccome io credo al fato, al destino e niente arriva per caso, se si troverà qualcosa sarà la cosa giusta, altrimenti basta così, insomma cercherai altro da fare. Quindi venimmo qui, andammo a vedere i locali con i proprietari dei quali avevo preso contatto, nulla da fare. A un certo punto arrivò sul telefono di mio marito una chiamata. Era una persona di sua conoscenza che si trovava per caso a Pescara e lui gli disse: ma sai che io sono proprio in questo momento a Montesilvano? Allora ci vediamo tra un quarto d'ora e ci salutiamo. Io ero tristissima perché tutti i miei sogni, diciamo, se n'erano andati in fumo e sulla strada per tornare a Pescara facemmo una stradina, diciamo, interna, via Marinelli, e fui attratta, ebbi un flash da un locale, fui attratta da questo locale e dissi: Cher, io non lo so chi c'è lì dentro, però ti prego fammi scendere. Chiedo qui al proprietario se c'è qualche locale in vendita. Scesi, entrai, chiesi al proprietario se ci fosse qualche locale in vendita e lui ne sapesse qualcosa. Lui mi guardò e mi disse: signora, questo locale è in vendita. Ecco, quello è stato il locale che io ho comprato. Era poco più di un pub, ma aveva una cucina, tutti voi potete vederlo sui miei primi video, la cucina magnifica di quel locale. Io e mio marito abbiamo trasformato quel locale in uno splendido bistrò con 30 posti a sedere all'interno e poi un meraviglioso decor all'esterno. Abbiamo lavorato lì con il cuore e presto sono arrivate tante soddisfazioni. C'era gente che dai caselli autostradali di Pescara, perché magari stavano facendo viaggi andando verso il nord o il sud, ci chiamava perché il nostro bistrò era ovunque online, era ovunque sulle guide gastronomiche e quindi ci chiamavano per prenotare un tavolo, per venire a gustare, diciamo, quello che era la mia cucina. A un certo momento, ancora un cambiamento, mio marito mi dice: a volte mi chiedono un piatto dal menù e poi mi dicono: ma com'è fatto? Allora mi è venuta un'idea: giriamo le videoricette del menù e poi le facciamo vedere ai clienti, quindi una cucina senza veli. Loro vedono la preparazione passo passo del piatto che stanno mangiando. Io lì per lì dissi: ma insomma, gli chef lavorano a porte chiuse, noi lavoravamo a porte aperte, tengono per loro i segreti e adesso noi sveliamo tutto. E lui mi disse: sì, questo farà la differenza, questo sarà magnifico. E quindi io non capivo niente di YouTube e lui disse: apriamo un canale YouTube, le ricette che facciamo vedere ai clienti io le carico anche su YouTube e vediamo che succede. Ed era la sera del 22 novembre 2016 quando aprimmo questo canale. Facemmo un video di presentazione che ancora, se lo vado a vedere, mi viene da ridere perché sembrava una bamboletta impacciatissima, ma non avevo mai fatto niente del genere. E poi girammo delle videoricette che erano proprio del nostro menù, che mio marito faceva vedere ai clienti.
Poi noi col caffè avevamo l'abitudine di offrire ai clienti cantucce alle mandorle, quindi girammo la videoricetta dei cantucce alle mandorle che mandavamo comunque all'ora del caffè, facevamo vedere questa preparazione. Le signore che gustavano questi cantucci, a cui questi cantucci piacevano, prendevano nota, no? Oppure magari si iscrivevano al canale. Però poi dopo io mi resi conto che era difficile conciliare la famiglia, la cucina e le videoricette, per cui ci fu una battuta d'arresto e nel 2017, diciamo che da gennaio fino a settembre inoltrato, non ebbi proprio tempo di girare altre videoricette né per i miei clienti né da far vedere al pubblico di YouTube. Ma una sera, era alla fine di metà settembre, mio marito mi dice: Rita, guarda, la videoricetta dei cantucci ha 10.000 visualizzazioni. Per noi questi numeri erano enormi, perché voglio dire 10.000 visualizzazioni vuol dire che la ricetta era uscita dalle mura del mio locale. E allora lui disse: vedi che c'è gente che è interessata a sapere, a conoscere le tue ricette? Cerchiamo di conciliare le due cose e mettiamoci all'opera. È una frase che voi conoscete bene perché uso molto spesso. E iniziamo a girare videoricette, quindi diciamo che il canale effettivamente, lavorativamente parlando, è nato a ottobre del 2017, quando ho iniziato a postare 2, 3, anche 4 ricette a settimana. Molto spesso quelle ricette con enorme sacrificio erano girate di notte, perché noi chiudevamo il locale a mezzanotte, mezzanotte e mezza, e proprio in quelle ore di notte iniziavamo a girare le videoricette del canale. Tutto andava alla grande, anche se con enormi sacrifici, e un giorno una maestra di mio figlio mi chiama e vado a scuola a parlare. Dico: c'è qualche problema? No, il bambino va molto bene, ma vorrei chiederti una cosa: da quanto tempo non dai il bacio della buonanotte a tuo figlio? Quella fu una spada nel cuore per me, perché realmente io il bacio della buonanotte non glielo davo più da quando ho iniziato a lavorare al bistrò, quindi i miei bambini stavano con la babysitter e io non ero con loro nel momento in cui si addormentavano. E io gli dissi: ma perché mi chiede questo, maestra? Perché il bambino ha bisogno di lei. Il bambino ha bisogno di sua mamma. Il bambino vede la mamma con il contagocce e ha un enorme bisogno di stare più tempo con lei. Di nuovo, all'orizzonte della mia vita si prospettava un cambiamento. Torno a casa, anzi torno al locale e parlo con mio marito, gli dico: guarda, così, che facciamo? E lui pronto: fai la mamma e fai la chef. E come faccio? È quello che faccio adesso? No. Oggi, fino ad oggi, hai cucinato per i tuoi clienti. I tuoi clienti hanno goduto della tua cucina e dei tuoi piatti. Abbiamo visto che tante persone fuori delle mura del locale amano la tua cucina e ti seguono. Tu continuerai a cucinare per loro, ti priverai del tuo locale e farai contemporaneamente la mamma, perché i tuoi figli non ti hanno chiesto di venire al mondo e quindi se hanno bisogno di te tu ci devi stare. Ancora un altro cambiamento. Quindi a metà del 2018 mettemmo in vendita il locale. Come era accaduto tanti anni prima per l'antico borgo, anche il bistrò in meno di un mese è stato venduto, perché è un locale che va bene, tutti lo vogliono, e io ho iniziato a lavorare solo ed esclusivamente, diciamo, a preparare piatti per tutti voi di YouTube. Poi parallelamente mi occupo ancora di consulenze e quanto.
Ora YouTube mi ha dato la soddisfazione più grande di essere conosciuta non solo all'interno dei confini italiani, ma anche all'estero. Mi ha dato la possibilità di far appassionare al meraviglioso mondo della cucina anche chi di cucina non se n'era mai interessato. Mi ha dato la possibilità di scrivere un libro e poi di scriverne un secondo, perché quando ad aprile 2019 ricevetti il premio di YouTube dei 100.000 iscritti, io feci l'unboxing del quadro, del Silver Award, insieme a voi e lessi quello che YouTube aveva scritto in una lettera all'interno e YouTube mi chiedeva, il team di YouTube mi chiedeva quali sono i tuoi prossimi obiettivi. E io dissi, ma un obiettivo che poi fondamentalmente è un sogno è quello di scrivere un libro, quindi spero di trovare presto un editore che realizzi e che porti a termine questo mio progetto. Da quel video che io postai in aprile 2019 passò più o meno una settimana e un giorno mi chiamò un editore. Era l'editore Nino Bozzi della casa editrice CTL Livorno, che mi disse che aveva voglia di vedere il mio progetto. E quindi da quell'incontro telefonico, dopo un po' di mesi, esattamente a novembre del 2019, nacque il mio primo libro, Rita Chef, passione, tradizione e creatività. È un libro che racchiude 80 meravigliose ricette di cucina, ormai tantissime persone di voi ce l'hanno in mano, quindi sanno di che cosa parlo, e che all'inizio ha 4 brevi capitoli dove attraverso 4 temi io mi sono un pochino raccontata professionalmente parlando, quindi diciamo che è una sorta di racconto che può essere d'aiuto a tante persone. Quando avevo parlato a tutti voi durante la presentazione del premio di YouTube che se avessi, appunto, che sarei stata felice di poter portare avanti questo progetto, la sera con mio marito dissi: se troveremo un editore, tutto ciò che saranno i nostri proventi del libro lo daremo in beneficenza, aiuteremo, e io l'ho sempre fatto, aiuteremo ragazzi a studiare, ragazzi che hanno grandi possibilità a livello proprio di capacità, di volontà, che vogliono studiare, che vogliono crescere, che vogliono cambiare il mondo, ma che non hanno i mezzi. E è stato così. Con questo libro abbiamo aiutato tanti ragazzi a studiare e a laurearsi. Sono andata avanti, il resto lo conoscete, ho continuato a postare ricette per voi, sono vicina a voi attraverso le live dove ci facciamo delle grandi chiacchierate di cucina e non, perché nel frattempo la mia community è cresciuta. Oggi siamo più di 325.000 soltanto su YouTube e io tantissimi di voi li conosco perché mi scrivono. Non solo nei commenti, che per me sono fondamentali, perché i commenti, oltre a dare delle spiegazioni tecniche che possono servire a tante persone, ma i commenti servono proprio a conoscerci. E poi le interazioni sono fondamentali per il canale, perché comunque aiuta il canale a crescere e dietro questo canale ci sono tanti progetti che io ho. Di tanti ve ne ho parlato, di tanti ve ne parlerò, però quello che è dietro tutto questo io lo racchiuderei in un'unica parola: la grande volontà di condivisione.
Io ne ho parlato molte volte con voi, anche nelle chiacchierate che facevamo all'inizio del canale. Chi se le vuole andare a rivedere un po' le trova sulla playlist, racchiuse dentro la playlist Rita Chef. Ma io molte volte ho parlato con voi e dicevo, se io sono fatta così, se io ho una cosa bella e non la condivido con gli altri, quella cosa bella per me ha un valore limitato. Quindi per me la condivisione è tutto. Condividere ciò che noi abbiamo di meglio da dare agli altri rende la nostra vita più bella, dà un senso profondo alla nostra vita. Immaginate se ognuno di noi ciò che sa fare meglio lo mettesse a disposizione degli altri. Io credo che probabilmente per molti di voi questa sarà un'utopia, ma io voglio crederci ancora profondamente e continuerò a parlarne affinché piano piano tante persone faranno questa cosa, condivideranno ciò che hanno di bello, ciò che hanno di più, ciò che hanno, diciamo, a cui danno più valore, ok? Si può condividere, non parliamo solo di beni materiali, si può condividere un consiglio, si può condividere un sorriso, si può condividere un'esperienza, tutto ciò fa stare bene il prossimo. E il prossimo siamo noi, perché quando noi stiamo bene, a volte siamo tentati a non pensare a chi sta dall'altra parte della barricata, mentre a volte dobbiamo fermarci a pensare che dall'altra parte della barricata ci potremo stare anche noi. Quindi, come diceva mia nonna, che la regina ha bisogno della vicina e i detti popolari sono sempre attuali, realmente è un dato di fatto, è un dato fondamentale per le nostre vite. Noi dobbiamo aiutare gli altri con le possibilità che abbiamo, anche un sorriso. Se viene dal cuore, può essere un aiuto. Quest'anno, verso il mese di maggio 2021, mi ha chiamato di nuovo l'editore. Mi dice che abbiamo avuto grandi soddisfazioni dalle vendite del primo libro e quindi mi fa la proposta: ti va di scrivere un libro di pasticceria? È stata una doccia fredda, eravamo solo a maggio e io so quello che vuol dire scrivere un libro. Ho detto lasciami pensare, però in realtà ci ho pensato 1, 2, 3, 4, 5 e l'ho richiamato. Ok, e lui mi dice ma dobbiamo uscire per la fine di novembre, quindi mettiti all'opera. Ho trascorso un'estate, ve ne sarete anche un pochino accorti perché nel mese di ottobre ho postato un pochino di meno. Ho trascorso un'estate, diciamo, pesantissima, perché comunque il giorno dovevo dedicarlo ai miei ragazzi, nel frattempo non sono più bambini, e dovevo comunque pensare a girare la videoricetta della settimana, devo stare sempre. Devo essere sempre disponibile sui social perché mi scrivete su YouTube, mi scrivete su Messenger, mi scrivete su Facebook nei commenti, mi scrivete sui direct di Instagram. E io credo che quando una persona scrive a qualcuno è perché si fida di qualcuno, è perché aspetta una risposta, quindi io mi sento in dovere, e lo faccio con il cuore, di rispondere a tutti voi. Anche se questo a volte non è semplice, perché la mia vita, come quella di tutti voi, è una vita, diciamo, a volte anche complicata, ci sono degli imprevisti, capitano delle cose che magari uno non si aspettava, ma io devo cercare in questa vita di conciliare il tutto. Nonostante tutto, ho deciso, mi metto a lavorare la notte, tanto comunque la notte fa caldo, si dorme poco, io mi metto col mio bel PC sul mio bel terrazzo, sento il rumore del mare che mi culla, che mi ispira, e scrivo le mie videoricette, le mie ricette per il libro. E così è stato. Alla fine del mese di settembre ho mandato le bozze all'editore, poi non vi dico durante il giorno incastrare i tempi, perché comunque le ricette le dovevo anche
rifare, fotografare, shooting di qua, di là, lasciamo perdere, però ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta e diciamo che un paio di settimane fa è arrivato a casa mia il corriere con questo bel regalo. La prima copia del mio secondo libro, Pasticceria. Questo titolo ha un significato tutto suo. Qui troverete la pasticceria di Rita, la pasticceria alla portata di tutti. Ci sono 80 ricette raggruppate in 6 capitoli, creme, crostate, biscotti, brioche, torte e dolci delle festività. È un libro meravigliosamente illustrato, è un libro facilmente consultabile e attraverso questo libro ognuno di voi potrà preparare qualsiasi tipo di dolce in casa in maniera davvero davvero semplice. Tutto questo è grazie a YouTube. Tutto questo è grazie a voi, perché siete voi che mi seguite, siete voi che mi stimate, siete voi che mi siete vicini ogni giorno con tanto 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 affetto. Siete la mia fonte di energia. E per questo io non finirò mai di ringraziarvi. Vi chiedo sempre di condividere, di commentare le video ricette, di mettere like. Questo lo faccio all'inizio e alla fine di ogni mio video, ma lo faccio perché desidero profondamente che questo progetto Rita Chef vada avanti, che questo progetto cresca, perché dietro questo progetto io ho tante idee. Io voglio aiutare tante persone attraverso la cucina. La cucina per me è stata la vita e mi auguro che per tante persone lo sarà. Io dico sempre che una casa senza cucina è come un corpo senza anima. Ebbene, io spero che tutti voi amerete in futuro sempre di più la cucina, che metterete in cucina sempre più passione e vi auguro che la cucina vi dia le più grandi soddisfazioni. La cucina è terapeutica, aiuta, cura, crea gioia. La cucina è tutto. Io attraverso i miei video voglio trasmettere a voi tutto questo. E poi le tecniche che ho imparato in tanti anni di lavoro duro, di esperienza, tanti anni di sacrifici. Oggi abbiamo la possibilità di accedere a YouTube e fare corsi di formazione assolutamente gratuiti. Quando io avevo 24 anni e mi dovevo formare non c'era questa possibilità, quindi ero obbligata a muovermi, a spostarmi, a viaggiare e a pagare per imparare. Ecco, io questo bagaglio che ho acquisito in tanto tempo ho deciso di donarvelo e spero che questo vi faccia piacere come fa piacere a me. Ora basta perché abbiamo chiacchierato veramente tanto, io potrei continuare ancora a lungo, ma magari rimandiamo la chiacchierata ad un'altra occasione. Per il momento vi dico grazie, grazie di essere con me, grazie di essere stati con me, grazie se starete ancora con me, dal più profondo del cuore. E vi invio un abbraccio enorme a tutti. Spero che ciò che provo per voi vi arrivi direttamente oltre la barriera della telecamera. Spero che ciò che sento quando preparo arrivi a voi. Spero di potervi trasmettere le mie emozioni. Un abbraccio grande come il mondo a tutti voi, da Rita.